Benvenuti sul canale di Rosa Parlato. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa molto grande, una maxi bag con il punto bubble. Per la borsa io uso lo Swan Twister, che è uno swan veramente molto morbido. Ovviamente se volete una borsa più leggera vi consiglio di usare la lana, perché per questa borsa ho usato serocche e quindi il peso ovviamente è bello consistente. Nel box informazioni ovviamente trovate tutti i link utili per il materiale che io ho usato. Vi ricordo sempre che potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo la lavorazione con 22 catenelle. Per questa lavorazione noi abbiamo bisogno di maglie dispari, cioè praticamente nel mio caso metto 22 catenelle, ma con la catenella per girare saranno 21. Quindi se vogliamo fare una lavorazione più piccola andiamo a ridurre 19, 17, più grande 23, 25, insomma le maglie devono essere dispari. Una volta che abbiamo messo sulle nostre 22 catenelle, io entro, vedete, in ogni punto semplicemente e lavoro una maglia bassa. Vedete, una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Avremo un totale di 21 maglie basse. Quando completo, vedete, la mia riga, è così che si presenta il lavoro. Adesso una catenella e nel punto subito, vedete, quindi qui ho la catenella, qui ho subito la maglia bassa, lavoro una maglia bassa e lavoro maglia bassa su ogni maglia bassa fino alla fine della riga e conto sempre 21 maglie basse. Completata, vedete, la seconda riga, inizio la terza riga di maglie basse, una catenella, giro sempre il lavoro, qui ho la catenella, io entro subito, vedete, sulla prima maglia bassa e di nuovo completo una riga di maglie basse. Tutta la lavorazione sarà di 3 righe di maglie basse e una riga di punto nocciolina. Completo quindi la terza riga. A questo punto, vedete, abbiamo completato le 3 righe di maglia bassa. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo la riga di punto nocciolino, punto bubble. Entro sempre, vedete, qui ho la catenella, entro sempre nel primo punto basso e inizio con un punto nocciolina, filo sull'uncinetto, entro all'interno del punto, carico il filo e scarico solo 2 fili e faccio questo per 4 volte. Entro, carico il filo e scarico 2 fili soltanto. Entro, carico e scarico solo 2 fili, entro, carico e scarico solo 2 fili. Ho 1, 2, 3, 4 e 5 fili sull'uncinetto e chiudo, vedete, tutto insieme. Adesso nel maglia bassa subito dopo lavoro una maglia bassa ed ecco, vedete, che abbiamo realizzato il primo punto bubble. Filo sull'uncinetto, subito nel punto dopo, carico il filo e scarico solo 2 fili e faccio questo per ben 4 volte. Quindi la seconda volta, terza volta e quarta volta. E chiudo, vedete, tutto insieme e subito nel punto dopo lavoro la maglia bassa. In questa maniera, vedete, andiamo a lavorare i nostri punti bubble. Adesso andiamo a realizzare questa lavorazione alternando un punto bubble, una maglia bassa, un punto bubble, una maglia bassa fino a fine riga. Quando arrivo a fine riga, vedete, così si presenta la mia lavorazione. Iniziamo con una maglia bassa e terminiamo sempre con una maglia bassa. Ecco perché i punti devono essere dispari. Ora proseguiamo ripetendo di nuovo da capo la sequenza, quindi 3 righe di maglie basse e una riga di punto nocciolina. Ovviamente la prima riga dopo le noccioline sarà effettuata, vedete, sulle maglie basse. Qui dovete fare attenzione a non saltare nessun punto, quindi io qui ho, vedete, la catenella, entro subito nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Qui ho, vedete, la maglia bassa sulla nocciolina e lavoro la maglia bassa. Qui vedete ho una maglia bassa
al centro tra le due noccioline lavoro la maglia bassa. Quindi adesso noi andiamo a proseguire lavorando 3 righe di maglie basse, giriamo sempre il lavoro con una catenella e la quarta riga la lavoriamo con il punto nocciolina. Contate sempre le vostre maglie dopo aver lavorato il punto nocciolina, devono essere 21. Nel mio caso la larghezza è circa 16 cm. Ovviamente se lavorate con un altro filato andate a mettere dei punti che equivalgono a circa 16 cm, quindi potrebbero essere qualcuno in più o qualcuno in meno in base al filato. L'importante è che siano dispari. Io ho 2, 4, 6, 8, 10 noccioline, vedete, visibili sulla lavorazione, e così sarà per tutta la riga. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho completato, vedete, le mie righe, quindi il pannello è completo, alternando sempre 3 righe di maglie basse e una riga di punto bubble o punto nocciolina. In totale io ho realizzato 124 righe, quindi tutte le righe sono 124 e sono una lunghezza di circa 84 centimetri. Tutte le righe comprese maglia bassa e nocciolina sono 124. Io inizio, vedete, ho iniziato con 3 righe, vedete, di maglia bassa e termino con 3 righe di maglie basse. Adesso vedete, noi dobbiamo iniziare le diminuzioni per il manico. Io lo faccio leggermente più sottile. Ho completato, vedete, con le 3 righe. Adesso ovviamente dobbiamo andare a lavorare la riga di punto nocciolina, quindi una catenella. Qui ho 2, 4, 6, 8 e 10 noccioline. Adesso man mano andiamo a ridurre le noccioline. Giro il lavoro. Io, vedete, qui ho la catenella, qui devo subito entrare per lavorare una maglia bassa. Salto questo punto, quindi carico il filo, vedete, in questa maniera qui. Entro in quello dopo, carico di nuovo il filo e quindi faccio una diminuzione. Quindi ho diminuito di un punto. Adesso filo sull'uncinetto, entro all'interno e chiaramente vado a lavorare il mio punto nocciolina. Quindi per 4 volte scarico il filo in questa maniera qui. 2, 3 e 4. Ho 5 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Ovviamente nel punto dopo una maglia bassa. Adesso ovviamente per tutta la riga faremo in questa maniera qui, punto nocciolina in una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4. E maglia bassa nel punto dopo. Andiamo a proseguire così fino ad arrivare nel penultimo punto. Quando arriviamo, vedete, nel penultimo punto è ovvio che noi ci troviamo, per così dire, una maglia in più, perché le maglie saltando il primo punto diventano pari. Ovviamente noi dobbiamo saltare una maglia anche alla fine, quindi io entro, vedete, nel punto dopo la nocciolina, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso vedete, noi abbiamo 2, 4, 6, 8 e 9 noccioline, quindi abbiamo una nocciolina in meno, ok? Adesso una catenella e giro il mio lavoro in questa maniera qui. Ovviamente avendo 2 maglie in meno avremo un totale di 19 maglie basse, quindi adesso vedete entro nel primo punto subito e lavoro la prima maglia bassa. Vado, vedete, chiaramente a proseguire sulla maglia bassa della nocciolina, lavoro una maglia bassa e al centro una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente a fine riga. Una volta vedete che abbiamo lavorato le nostre 19 maglie basse, adesso ovviamente questa è la prima riga di maglie basse, dobbiamo lavorarne altre 2. Per le altre 2 andiamo a lavorare una diminuzione sia all'inizio che alla fine. Quindi giro il mio lavoro, entro, vedete, subito nella prima maglia bassa e carico il filo, entro nella seconda e carico il filo
e chiudo tutto insieme. E adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare ovviamente a fine riga. Arrivati, vedete, a fine riga abbiamo gli ultimi 2 punti bassi, entriamo nel penultimo, carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo e carichiamo il filo. A questo punto abbiamo 17 maglie basse perché abbiamo ridotto di nuovo di 2 maglie basse. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo realizziamo una diminuzione. Quindi io nel primo punto basso carico il filo, lo carico nel secondo punto e chiudo tutto insieme. Una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Arrivati, vedete, negli ultimi 2 punti, di nuovo carico il filo nel primo e lo carico nel secondo e chiudo tutto insieme. A questo punto ovviamente avrò 15 maglie basse. Adesso noi non diminuiamo più. Adesso a questo punto dobbiamo andare a proseguire per un tot di centimetri. Io lavoro sempre una catenella per girare, giro il mio lavoro e qua ovviamente devo iniziare, dopo le 3 righe di maglia bassa, devo iniziare le noccioline. Quindi nel primo punto adesso non facciamo più diminuzioni, lavoro una maglia bassa e nel secondo ovviamente lavoro la mia prima nocciolina di questa riga. Lavoro per 4 volte il filo scaricato a metà e chiudo tutto insieme. E nel punto dopo una maglia bassa, di nuovo un punto nocciolina e poi una maglia bassa. Quindi andiamo a proseguire fino alla fine senza nessuna diminuzione. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto dove ovviamente dobbiamo lavorare l'ultimo punto nocciolina di questa riga. E 4 maglie, le chiudo tutte insieme e nell'ultimo, vedete, lavoro una maglia bassa. A questo punto avrò un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti bubble o punti nocciolina. Vi faccio vedere come, vedete, questa parte va a stringersi. Allora, personalmente mi va bene questa larghezza, io voglio una larghezza un po' larga del manico, ok? Voglio questo modello. Se preferite un manico che vada sulla spalla un po' più stretto, ovviamente voi potete andare a diminuire anche su questa riga. Io personalmente vado a proseguire in questa maniera qui. Vi dico anche i centimetri della mia larghezza, ok? Più o meno, per farvi rendere conto. Quindi vedete, io ho ridotto fino a 10 centimetri, calcolando che la nostra larghezza è di 16, quindi ho ridotto di ben 6 centimetri, ok? Però voi andate ovviamente a fare come meglio preferite. Adesso a questo punto noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera. Una catenella, nella prima maglia lavoro sempre un giro di maglie basse, ne lavorerò ovviamente 3 totali di righe di maglie basse e un punto nocciolina, maglie basse e un punto nocciolina. Allora io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito per un totale di 14 righe, quindi le 14 righe le contiamo dal punto nocciolina di diminuzione, quindi da dove abbiamo, vedete, le 9 noccioline, io vado a contare. Quindi un totale di 14 righe che in centimetri sono circa 27 centimetri, ok? Adesso io termino la riga, vedete, col punto nocciolina senza fare nessuna riga di maglie basse. Qui ho soltanto il punto nocciolina. Adesso noi dobbiamo andare a fare le stesse righe da quest'altro lato. Ora sull'altra parte ovviamente noi qua abbiamo le 3 maglie basse, vedete, dell'inizio, le 3 righe, scusate, di maglie basse. Ovviamente noi adesso dobbiamo iniziare con il punto nocciolina e dobbiamo iniziare già con una diminuzione. Quindi iniziamo con il filo. Ovviamente qui abbiamo 21 maglie basse, ok? Io inizio, vedete, nel primo punto lavorando una catenella.
e nello stesso punto entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Ricordate che noi qui dobbiamo andare ovviamente a diminuire un punto, ok? Perché dobbiamo già iniziare con la diminuzione. Quindi che cosa faccio? Io in questo caso salto questo punto, vedete, entro in quest'altro e lavoro ovviamente già il primo punto nocciolina. Quindi saltate un punto, in quello dopo entrate e lavorate già un punto nocciolina. Realizziamo 4 volte le nostre maglie a metà e chiudiamo, e ovviamente in quello dopo lavoriamo una maglia bassa, di nuovo filo sull'uncinetto e ripetiamo di nuovo le nostre 4 maglie a metà. Chiudo tutto insieme e una maglia bassa, e ovviamente facciamo questo fino ad arrivare all'ultima riga. Quando arrivo, vedete, negli ultimi 2 punti io devo sempre saltare un punto anche di qua, quindi io entro nel prossimo, carico il filo, entro nell'ultimo punto e carico il mio filo e chiudo tutto insieme, una catenella, giro ovviamente il mio lavoro. E adesso qui vado a lavorare chiaramente le mie maglie basse su ogni punto, quindi una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare ovviamente a fine riga. Una volta vedete che abbiamo completato la riga di maglie basse, abbiamo 19 maglie basse. Adesso una catenella, proprio come abbiamo fatto dall'altro lato. Le altre 2 righe di maglie basse le facciamo sempre con una diminuzione, quindi io all'inizio, vedete, entro, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo e chiudo tutto insieme. Lavoro una maglia bassa in ogni punto e alla fine di nuovo una diminuzione, una catenella, giro il lavoro e di nuovo una diminuzione e di nuovo dall'altro lato. Quindi per le 3 righe, per le altre 2 righe, perché la prima riga non abbiamo fatto diminuzione, per le altre 2 righe una diminuzione all'inizio e alla fine. Quindi vedete, una volta che abbiamo completato, anche da questa parte si vede, vedete, la lavorazione che man mano va a stringersi. Quindi una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo da capo il punto nocciolina. Quindi vedete, nel primo punto lavoro una maglia bassa e nel secondo punto ovviamente il mio punto bubble. 1, 2, 3 e 4 e chiudo tutto insieme, e nel prossimo una nocciolina. Quindi adesso man mano che andiamo a lavorare, vedete, abbiamo 2, 4, 6 e 7 noccioline anche da quest'altra parte. Quindi andate a lavorare così per un totale di 14 righe. Ho lavorato le 14 righe. Adesso vedete, dal primo lato ovviamente noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 punti bubble. Quindi dalla prima riga di diminuzione noi abbiamo fatto la stessa cosa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 righe. Da questo lato abbiamo completato con un giro di punto nocciolina e abbiamo chiuso la lavorazione, ok? Adesso per questo lato, scusate, facciamo una riga in più, quindi sul rigo di punto nocciolina andiamo a lavorare un rigo di maglie basse. Quindi da questa parte una catenella, giro il lavoro e qui lavoro la 15ª riga. Questo significa che io avrò 15 righe da questo lato sul manico e 14 di là. Adesso lavoro un rigo di maglie basse, vedete, sul rigo di punti nocciolina, e completo ovviamente l'intera riga. Una volta vedete che ho completato, vedete, la riga di punti bassi, adesso devo andare a realizzare una riga di maglie basse tutta intorno al nostro pezzo. Quindi faremo una riga completa, significa che io inizierò da qua, completo il giro e arrivo di nuovo qui. Quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro, questa è la riga, vedete, del punto nocciolina, entro e lavoro una maglia bassa. Qui ho, vedete, la riga di maglie basse, entro e lavoro un'altra maglia bassa. Qui ho un'altra riga di maglie basse e maglia bassa.
qui ho un'altra riga di maglie basse, maglia bassa, qui ho, vedete, la riga del punto nocciolina, entro e lavoro un'altra maglia bassa. Allargate un po' il punto se avete difficoltà ovviamente ad individuarlo, vedete, allargando la lavorazione si vede bene. Quindi avremo praticamente tra la nocciolina e le 3 maglie, ovviamente le 3 righe di maglie basse, avremo un totale di 4 punti bassi, ok? Quindi andate più o meno a regolarvi in questa maniera qui. Io adesso vado a proseguire lavorando un giro completo fino ad arrivare dove ho iniziato. Quando ho completato, vedete, l'intero pezzo, quindi a maglia bassa tutta intorno, io vado, una volta che ho lavorato, vedete, l'ultima maglia bassa, quindi ho iniziato qua e termino qua, vado a bloccare un po' di filo abbondante in questa maniera qui, perché poi questo filo più abbondante mi servirà per cucire le 2 parti del manico insieme. Adesso noi dobbiamo andare a centrare il centro, vedete, della borsa. Centriamo il centro della borsa in questa maniera qui. Una volta, vedete, che io ho centrato il centro della borsa, allora le nostre righe di punto nocciolina sono dispari. Ho un totale di 57 righe di punto nocciolina. Quindi che cosa faccio? Vedete, metto un marcapunti al centro di questo punto nocciolina sia da un lato che dall'altro e lascio 26 righe di punto nocciolina, quindi contate solo le righe di punto nocciolina da un lato e 26, vedete, da quest'altro lato, quindi faccio sia di qua che di qua in questa maniera qui. Adesso isolo circa 34 centimetri, che sono un totale di 49 maglie basse, quindi al centro del marcapunti avrò a destra del marcapunti 24 maglie basse e a sinistra del marcapunti 24 maglie basse, con il marcapunti centrale un totale di 49 maglie basse al centro da lavorare. Quindi adesso, vedete, andiamo ad agganciarci su uno dei punti sul dritto del lavoro. Quindi io mi aggancio, una catenella e nello stesso punto, vedete, lavoro una maglia bassa e adesso lavorerò in ogni punto, vedete, una semplice maglia bassa, perché la lavorazione verrà ripetuta alla stessa maniera, quindi 3 righe di maglie basse e una riga di punto nocciolina. Quindi adesso vado e lavoro delle maglie basse fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto e quindi completo le mie 49 maglie basse. Ho, vedete, 49 maglie basse totali lavorate su questo lato. Adesso una catenella e inizio la seconda riga di lavorazione. Qui ho, vedete, la catenella. Nella prima maglia bassa lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo tutta la riga ovviamente a maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Completata, vedete, la seconda riga, una catenella e di nuovo inizio la terza riga e lavorerò anche la terza riga a maglia bassa, quindi di nuovo una maglia bassa nella prima maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto fino alla fine. Una volta, vedete, che abbiamo completato la terza riga, una catenella, giriamo il lavoro e per la quarta riga iniziamo una riga di punto nocciolina. Adesso, vedete, io lavoro la prima maglia bassa, nel secondo punto lavoro un punto nocciolina, scaricando sempre 4 volte il filo a metà, 3 e 4, chiudo tutto insieme e ovviamente adesso vado a lavorare 1, 2 e 3 punti bassi, quindi lavoro un primo punto basso, lavoro un secondo e lavoro un terzo e nel quarto punto lavoro un punto nocciolina. Lavorato il nostro punto nocciolina, di nuovo contiamo 1, 2 e 3 maglie basse e di nuovo punto nocciolina,
chiudiamo tutto insieme il nostro punto bubble e di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. A questo punto vedete i nostri punti nocciolina sono distanziati l'uno dall'altro. Adesso andiamo a proseguire lavorando sempre 3 maglie basse, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un punto nocciolina fino a fine riga. Arrivo, vedete, dove praticamente ho gli ultimi 3 punti, quindi ho lavorato sempre la sequenza di 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse, una nocciolina e termino, vedete, con 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e la lavorazione, vedete, si presenta in questa maniera qui. Ok, adesso noi dobbiamo andare a proseguire sempre lavorando una pausa di 3 maglie basse tra una riga di punto nocciolina e l'altra, quindi adesso una catenella e significa che la quinta, la sesta e la settima riga saranno a maglia bassa, quindi come abbiamo sempre lavorato, vedete, una catenella e lavoriamo una maglia bassa nelle prime 3 e una maglia bassa sulla nocciolina, vedete? Quindi proseguite lavorando altre 3 righe di maglie basse, quindi quinta, sesta e settima riga a maglia bassa. Arrivate, vedete, a completare la nostra settima riga, una catenella e l'ottava riga la dobbiamo lavorare ovviamente col punto nocciolina dopo le 3 righe di maglie basse. Adesso, a differenza della quarta riga, lavoreremo prima 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e poi lavoriamo un punto nocciolina, 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutto insieme e di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e nella quarta di nuovo un punto nocciolina, 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo tutto insieme e di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse. Facendo in questa maniera, vedete, le nostre noccioline non verranno l'una sull'altra ma distanziate tra loro, quindi per il pannello sul davanti io ho cambiato la lavorazione, quindi vado a variare. Adesso per tutta la riga dovete continuare lavorando 3 maglie basse, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un punto nocciolina, fino ad arrivare a fine riga. Quando arriviamo, vedete, negli ultimi punti, vi faccio vedere un po' prima, io lavoro l'ultima nocciolina, 1, 2, 3, 4, gli ultimi 5 punti. Adesso devo sempre lavorare la sequenza di 3 maglie basse, quindi lavoro la nocciolina 1, 2 e 3 e per l'ottava riga, vedete, noi lavoreremo sempre un punto nocciolina e poi una maglia bassa, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie chiuse a metà, chiudo tutto insieme e nell'ultimo punto lavoro una maglia bassa. In questa maniera, vedete, tutti i punti nocciolina saranno decentrati. Ovviamente adesso noi iniziamo da capo, dalla prima riga, quindi lavoreremo le prime 3 righe a maglia bassa e la quarta sarà identica a questa, avendo quindi un pannello che va a disegnare queste noccioline non una sull'altra, quindi avrà questa differenza. Quindi adesso per le principianti andate a rimettere il video indietro, dalla prima riga lavorerete 3 maglie basse, la quarta riga identica alla quarta riga, 3 maglie basse e l'ottava riga uguale all'ottava riga di noccioline, quindi quarta e ottava riga andranno sempre ripetute alla stessa maniera. Io adesso vado a continuare e poi vi faccio vedere quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito, vedete, per un totale di 47 righe, iniziando sempre con 3 righe di maglie basse, un punto nocciolina, 3 righe di maglie basse, un punto nocciolina. In altezza il pannello sarà di 31 cm. Ricordate che io inizio sempre dopo le 3 righe di maglie basse, una prima riga con una maglia bassa, un punto nocciolina e poi 3 maglie basse, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un punto nocciolina e completo, vedete, con 3 maglie basse. Di nuovo 3 righe di maglie basse e la
L'ottava riga la lavoriamo 3 maglie basse iniziali, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un punto nocciolina e terminiamo con una nocciolina e una maglia bassa e iniziamo da capo la sequenza delle 8 righe. Quindi ho ripetuto giusto per chi magari è principiante. A questo punto adesso andiamo a tagliare dei pannelli per rivestire ovviamente la nostra borsa. Come potete vedere, io ho tagliato, vedete, dei pannelli che vado a cucire o incollare con della colla del tessuto, vedete come meglio vi trovate, vedete, quindi taglio precisamente e poi le vado già a posizionare, quindi posiziono prima i pannelli e poi vado a chiudere la borsa. Una volta vedete che ho fissato i pannelli, è importante che io vada adesso a prendere la misura, quindi vado ad accostare, vedete, i laterali in questa maniera e prenderò la misura del laterale perché devono essere alla stessa altezza. Nel mio caso io su questa riga di 7, quindi la prima riga di 7 punti bubble, vado a mettere, vedete, il marcapunti, quindi non sul primo ma sul secondo, è uguale di qua, e faremo la stessa cosa a specchio dall'altro lato. Ok, quindi andate a prendere la misura precisa del vostro pannello, dell'altezza, perché in base ovviamente al filato potrebbe essere un po' più alto, un po' più basso, quindi dipende. Fatto questo mettetevi i segnini e poi ovviamente andiamo a fissare. Adesso vedete sui due pannelli, sia su quello davanti che dietro, andiamo a realizzare un giro di maglie basse nei lati, perché nei lati non abbiamo la maglia bassa. Quindi io entro, vedete, in ogni riga corrispondente, come abbiamo lavorato per la striscia che fa da laterale e da fondo, e lavoro una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare sul lato superiore, quindi non giriamo intorno alla lavorazione e facciamo questo fino ad arrivare alla fine. Una volta vedete che sono arrivata nell'ultimo punto, che è praticamente il punto della prima maglia bassa, vedete, sul davanti, io non sfilo il mio filo ma lo uso per andare a cucire questa parte. Quindi adesso mi giro dal lato dove ho il marcapunti e vado ad agganciarmi. Una volta vedete che ho girato verso dove ho il marcapunti, infilo l'uncinetto, prendo, vedete, aggancio il filato ancora attaccato alla lavorazione e tiro in questa maniera qui, vedete, in questa maniera. Adesso che cosa faccio? Entro nel punto dopo e in quello frontale e lavoro una maglia bassissima. E lavoro, vedete, una maglia bassissima in ogni punto, prendendo quello ai fianchi e quello di fronte. Quindi nel mio lato sinistro prendo la maglia, entro in quella frontale e chiudo a maglia bassissima. Di nuovo entro, vedete, in quello laterale alla mia sinistra, entro in quello frontale e chiudo a maglia bassissima. Quindi vado a cucire con la maglia bassissima. Ovviamente potete cucire come preferite, potete anche cucire con ago e filo. Io lo faccio per una questione di praticità, così non taglio sempre i fili. In questa maniera, vedete, la cucitura viene così. Adesso io vado a proseguire fino alla fine. Una volta vedete che arrivo in fondo, quindi lavoro l'ultimo punto e semplicemente, vedete, questo punto non faccio altro che andare a tirarlo all'interno. Quindi entro in questa maniera qui e chiudo, vedete. Qui ho un foro e chiudo e ovviamente lo vado a nascondere all'interno e lo vado a saldare con accendino. Ovviamente, vedete, noi andiamo a ripetere sia sul davanti che sul dietro la stessa cosa, quindi la stessa lavorazione. Adesso andate a ripetere per tutti e 4 i lati e poi andiamo a chiudere il manico superiore. Anche per i manici andiamo a fare lo stesso sistema, mettiamo la lavorazione in rovescio. Qui vedete il filo che io ho lasciato abbondante, tolgo il marcapunti e qui nel punto, l'ultimo punto della riga, carico il filo e vado a tirarlo in questa maniera qui. Ovviamente io adesso devo andare a lavorare su quest'altro lato perché lavoro con la destra, quindi faccio in questa maniera una catenella che ho dimenticato di fare ovviamente prima, fatela prima voi prima di girare, e adesso entro, vedete, nel punto dove mi sono agganciata e lavoro una maglia bassa. Per questa riga lavoro tutte maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto. A differenza del pannello, vedete, io entro
nel punto e nel punto frontale e lavoro delle maglie basse in questa maniera qui. Ovviamente potete lavorare anche delle maglie bassissime, io preferisco lavorare la maglia bassa. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino a completare l'intera riga. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, togliamo il marcapunti e chiaramente andiamo a lavorare l'ultima maglia bassa. Adesso togliamo il filo di rimanenza, ovviamente, e andiamo, vedete, a bloccarlo all'interno della lavorazione. Quindi io mi trovo così, faccio uscire il filo da questo lato e lo vado a nascondere, ovviamente sempre, questa è la parte dritta, vedete, faccio passare il filo di qua tagliamo ovviamente un po' di filo e poi lo saldiamo sempre con l'accendino. Quindi anche con questo cordino si può saldare tranquillamente la lavorazione. E a questo punto, vedete, abbiamo chiuso il nostro manico. Adesso andiamo a piegare su se stesso, vedete come vi faccio vedere in foto, il manico, e vado a cucirlo nei lati lavorando una maglia bassa corrispondente alla maglia bassa di fronte. Io vado ad usare ago e lo stesso filo ovviamente della lavorazione. Quindi vedete, una volta che io ho effettuato una cucitura ho lasciato circa 5 cm, vedete, aperti, perché ovviamente dobbiamo avere un po' di tolleranza qui, e poi sono andata a cucire, quindi rendo il manico più bombato, vedete, in questa maniera qui. Ovviamente è opzionale, io ho realizzato questo manico largo avendo già intenzione di fare questa lavorazione. Adesso che cosa andate a fare, se vi fa piacere? Io ho infilato, vedete, un filo che parte dai lati fino ad arrivare al centro e ho usato questa chiusura. Io le ho comprate su Shein, poi nel box informazioni magari vi metto il link, le ho pagate pochine, me ne sono arrivate parecchie. Sono un po' più sportive, non le ho trovate insomma un pochino più eleganti, però credo che vadano bene comunque. Quindi faccio partire, vedete, un filo nei lati del pannello, quindi sia a destra che a sinistra, e poi vado a infilare, vedete, il filo. In questa maniera crea una leggera arricciatura, proprio leggera, giusto per dare un tocco, vedete, diverso alla borsa. Ovviamente anche questo è opzionale. Ok, fatto questo, ovviamente la nostra borsa è completa.